It is very important to create newness in an ancient city and interpret that urbanity in a different way. Nel sistema dei musei italiani, nel lontanissimo 1998, mancava un'istituzione dedicata al contemporaneo. Nasce quindi questa esigenza e si decide di realizzare un museo nazionale di arte contemporanea a Roma, nell'area dell'ex caserma Montello. Un punto di partenza molto qualificato è stato il fatto di decidere di fare un concorso internazionale di progettazione ed è stato vinto da Zaha Hadid. La sua vittoria al concorso è sicuramente legata alla qualità del progetto che ha presentato, un progetto estremamente visionario e innovativo, capace di parlare un linguaggio contemporaneo, ma nello stesso tempo di dialogare con la città storica per eccellenza, con la città di Roma. Il design del Maxi nasce dalla ricerca di Zaha Hadid, che trae origine dalla sua tesi di laurea, dall'amore per i suprematisti, l'idea che lo spazio contemporaneo non può utilizzare soltanto le classiche dimensioni e gli strumenti dell'architettura di sempre, ma deve guardare avanti. I valori architettonici del Maxi sono oggi evidenti a tutti. Prima di tutto l'esterno. Zaha Hadid introduce il movimento, la flessibilità, la dinamicità. Quindi il design del Maxi è il risultato di un intreccio di queste componenti, giocato sulla presenza di pochi materiali. Protagonista assoluto è il cemento armato a faccia vista, che è stato poi il risultato di una serie di affinamenti tecnologici, di una serie di prove fatte anche nel cantiere. E poi l'acciaio e il vetro sono gli altri due materiali che compongono la composizione dell'edificio. Quindi un edificio estremamente essenziale che ha comunque un'altissima tecnologia. Credo che l'eredità principale sia il carattere urbano di questa istituzione. Non a caso un edificio così chiuso, così compatto nelle sue articolazioni, poi vede il piano terra quasi completamente trasparente, a segnare una continuità con la vita della città, col flusso del pubblico che dalla piazza entra nel museo e dal museo esce nella piazza. Quindi consente di percepire l'istituzione museale come una istituzione che è nella quotidianità di tutti. La dimensione pubblica del Maxi nella grande piazza del museo, ma anche all'interno, nella sequenza degli spazi di collegamento tra le gallerie espositive, è uno degli elementi più qualificanti di questo progetto. E l'architettura favorisce un gioco di sguardi, un gioco incrociato tra chi visita una galleria, chi percorre uno di questi percorsi che circolano, che si attorcinano intorno alla grande lobby centrale. Credo veramente che chi torna al Maxi trova sempre una condizione diversa. L'edificio, il progetto, il complesso, è difficile parlare solo di edificio nel caso appunto del Maxi,
dialoga con il contesto attraverso un sistema sofisticato di tracciati geometrici che riprendono appunto gli elementi già presenti nell'area e le reinterpretano con la personalissima visione di Zahedid, una visione a qualificare ancora di più appunto lo spazio museale. Copertura trasparente che lascia filtrare la luce naturale, che può essere variamente modulata proprio per creare quelle condizioni perfette non solo di conservazione delle opere d'arte, ma anche di miglioramento dell'esperienza estetica che il visitatore che è nelle gallerie del museo può vivere con un apprezzamento appunto di questa atmosfera rarefatta che nello stesso tempo è collegata con l'esterno attraverso la modulazione della luce naturale. L'obiettivo principale dell'edificio è contenere appunto la nuova istituzione e rispondere all'esigenza di uno spazio capace di raccontare, di rappresentare la ricerca artistica d'avanguardia, la ricerca artistica contemporanea, che fino a quel momento non aveva trovato spazio nelle istituzioni italiane. Abbia fatto fare un salto in avanti alla museografia tradizionale, abbia aperto un varco verso un'idea di museo più attivo, dove il visitatore è parte, no, dell'esperienza. L'architettura tradizionale non aveva introiettato questo concetto di fluidità, di dinamismo, che invece qui è molto forte e caratterizza gli spazi esterni ma anche gli spazi interni. Che il Maxi fosse un'opera straordinaria nel percorso di Zahedid lo dicono perché proprio attraverso il progetto del Maxi poi sarebbe diventata una archistar di fama internazionale. Lo dice la storia dell'evoluzione della sua straordinaria carriera, ma anche il fatto che il Maxi è stato oggetto del prestigiosissimo premio del RIBA. Oggi il museo è un dispositivo urbano e il Maxi in questo senso ha dato una risposta eccellente a questa esigenza della cultura contemporanea.